Cari amici, buongiorno. Oggi facciamo la pasta biscotto o pasta biscuit. Vi elenco subito gli ingredienti. Albumi d'uovo 150 grammi, zucchero semolato 115 grammi. Allora, la bacca di vaniglia possiamo mettere mezza bacca, ma se non la trovate potete fare come me, in questo momento che non ho trovato la bacca, possiamo mettere dentro della scorza di questo limone. Un limone intero è la scorza grattugiata. Poi mettiamo 70 g di tuorli d'uovo, 30 g di farina e 20 di fecola mischiate insieme setacciate e 55 g di olio di semi. Iniziamo il procedimento. Prima cosa da fare è montare l'albume che abbiamo già messo all'interno della nostra planetaria. Mi raccomando, l'albume con lo zucchero semolato non mettiamo dentro lo zucchero subito, perché se mettiamo dentro subito lo zucchero ci mettiamo più tempo a montare gli albumi. Prima di mettere lo zucchero, che metteremo in 3 fasi, iniziamo a schiumare l'albume. Quando il nostro albume sarà leggermente schiumato mettiamo il 10% dello zucchero come primo step. Come secondo step metteremo il 45% e quando sarà quasi montato a neve ferma metteremo l'ultimo 45%. Lasciamo che il nostro albume inizi a schiumare. Perfetto. Il nostro albume è iniziato a schiumare, possiamo mettere dentro il 10% di questo zucchero. E continuiamo a montare. Ricordiamoci sempre di mettere sempre lo zucchero mano a mano che si monta, mai in un colpo solo prima. Inseriamo un'altra parte di zucchero. E infine mettiamo l'ultima parte. Nel frattempo accendiamo il forno 190 gradi statico che faremo andare quando in temperatura, in cottura, per fargli la cottura, 8-10 minuti. Il nostro albume è quasi montato a neve, uniamo l'ultimo zucchero. Perfetto. Lo zucchero l'abbiamo messo tutto. Ora cosa facciamo? Portiamo l'albume a consistenza massima, dopodiché cosa facciamo? Tiriamo via dalla macchina, lasciamo il nostro albume all'interno del nostro cestello e tutto l'impasto lo faremo dentro. Ora lasciamo che la macchina arrivi a montarlo al massimo. Controlliamo se il nostro albume è a posto. Io direi di sì, fa il classico becco. Ora la stacchiamo dalla macchina. Ora facciamo il procedimento che viene successivamente. Come prima cosa andiamo a grattugiare una parte della nostra buccia e la mettiamo all'interno del nostro composto di albumi montati. Utilizzando, mi raccomando, sempre la nostra grattugia che rimanga dalla parte alta, di modo che vediamo quello che stiamo grattugiando. Non mettete mai dentro la parte bianca del limone perché è amara. Perfetto. Ora cosa facciamo? Andiamo a inserire i tuorli. Utilizziamo una spatola
e mettiamo i tuorli completamente in un colpo solo e mescoliamo dal basso verso l'alto senza smontare i nostri albumi. I nostri albumi non si devono smontare, devono rimanere belli vaporosi. Ora il nostro albume si è mischiato bene con il tuorlo, come potete notare, è di un colore creme. Cosa facciamo? Prendiamo un setaccio e andiamo a setacciare la fecola di patate e la farina che abbiamo messo dentro. Le mettiamo nel setaccio e andiamo a setacciarle all'interno del nostro composto. Perfetto, abbiamo setacciato tutto. Ora cosa facciamo? Andremo a montare ancora, andremo a mischiare. Ricordiamoci sempre che quando meschiamo non dobbiamo smontarlo, perché se lo smontiamo non ci viene un bel lavoro. Il nostro biscuit verrà ma non bello soffice. E non deve far uscire l'aria dal composto, naturalmente. Quando abbiamo mischiato bene il nostro composto delle farine e fecola, andiamo ad aggiungere l'olio di semi che abbiamo preparato. Questo è l'olio di semi che abbiamo preparato, lo mettiamo all'interno del nostro composto, anche lui tutto in una volta, e poi continuiamo a mescolare ancora. Quando avremo mescolato tutto anche con l'olio, cosa facciamo? Andiamo a stenderlo nella nostra teglia che abbiamo preparato con carta da forno e andremo a infornarlo a 190 gradi. Non preoccupatevi se non vi ricordate bene gli ingredienti, vi li lascio in descrizione assieme anche al procedimento per eseguire questa ricetta. Ok, il nostro composto è pronto. Cosa facciamo? Andiamo a metterlo dentro nella nostra teglia e andiamo a spalmare il nostro composto all'interno della nostra teglia. Ricordatevi di non fargli prendere troppi colpi al nostro composto, perché altrimenti si smonterà e il nostro biscuit non ci verrà bene. Vedete, il nostro composto è bello gonfio, non deve assolutamente smontarsi, mi raccomando. Ora lo spalmo nella nostra teglia, cerchiamo di utilizzare
una spatola. Adesso io vado a prendermi una spatolina per fare questo lavoro, di modo che il livello di spessore del composto sia abbastanza omogeneo, altrimenti rischiamo che da una parte ci venga molto più alto e dall'altra molto più basso. Utilizziamo una spatola come questa o altrimenti una spatola da dolce, che forse è anche meglio. Una spatola come questa è anche meglio, più piccola, più maneggevole. Ricordatevi di non farlo uscire dalla carta da forno, perché altrimenti toccherà contro la teglia e si brucerà. La parte bruciata rilascerà un odore diciamo non bello. Quindi il nostro composto alla fine, quando sarà cotto, avrà una puzza di bruciato e non potremo utilizzarlo. Cercate di fare rimanere il composto sempre all'interno della nostra carta da forno. Facciamo questo lavoro con molta calma, tanto di fretta non ce n'è, non siamo in un laboratorio, quindi facciamolo con calma. Perfetto. Ora andremo ad inserire il nostro composto che abbiamo spianato nel nostro forno. Perfetto. Forno statico 180 gradi. Andiamo a inserire la nostra teglia a metà altezza. Chiudiamo il nostro forno, impostiamo ho dagli 8 ai 10 minuti, io gli metto 9 minuti per la cottura. Nel frattempo cosa andremo a fare? Prepareremo un altro foglio di carta da forno che ci servirà quando lo sforneremo. Quando lo tireremo fuori dal forno, metteremo un altro foglio di carta da forno sopra, nella parte alta del nostro composto, lo gireremo sotto sopra, leviamo l'altro foglio che c'è al di sotto e metteremo una pellicola trasparente. Perché questo? Per lasciare raffreddare senza che evapori l'umidità che si trova all'interno del nostro impasto, altrimenti ci ritroveremo un biscuit molto secco quando sarà freddo. Mettendogli invece la nostra pellicola ci rimarrà un biscuit morbido che, se vogliamo fare un arrotolato, possiamo anche arrotolarlo. Se invece noi non ci mettiamo la pellicola e lo lasciamo asciugare così, la parte alta rimarrà secca, il nostro composto rimarrà molto secco. Lo possiamo utilizzare magari per una torta, ma non possiamo utilizzarlo per fare un roll. Quindi prepariamo nel frattempo un altro pezzo di carta da forno da mettergli per ribaltarlo sotto sopra. Perfetto. Ed ora attendiamo che il nostro biscuit si cuocia. Cari amici, il nostro biscuit è pronto, lo sforniamo. Come potete vedere, il nostro biscuit è pronto. Ora lo leviamo dalla sua teglia, lo mettiamo
su lo mettiamo su un piano da lavoro, ci mettiamo sopra il nostro e lo giriamo il nostro composto sotto sopra. Porco cane, qua facciamo così, ok, leviamo la parte del nostro che avevamo messo sotto della carta da forno, lo leviamo, perfetto, e ora prima che venga freddo ci mettiamo una pellicola, come vi ho detto prima, per mantenere l'umidità del nostro composto. Facendo questo il nostro composto verrà freddo, ma non lascerà andare l'umidità che c'è all'interno e rimarrà bello morbido, e possiamo dopo andare a rotolarlo se ci serve fare un rollo, un dolce che va rotolato. Adesso lo lasciamo qua sotto il nostro pellicola. Come potete vedere, cari amici, il nostro roll sta per essere ultimato, il nostro biscuit è pronto, lo lasciamo raffreddare. Il video è completo, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto accendete la campanella per rimanere aggiornati per le prossime ricette. Cari amici, ciao!